Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con la lettura di oggi andremo a vedere come sarà l'evoluzione spirituale nella prima parte del 2023. Questa è un approfondimento della prima linea della lettura generale che ho già pubblicato, quindi poi seguiranno altre due letture, una che sarà un approfondimento per quello che riguarda gli affetti e l'amore e le relazioni e un'altra per quello che riguarda il lavoro e l'economia. Quindi ho ripreso le energie che avevamo di là nell'altra lettura, non è necessario aver visto l'altra stesa, l'altro video, ma potrebbe essere interessante per voi. Allora, abbiamo la carta del sole come energia generale, dopodiché abbiamo la carta del matto, abbiamo il fante di pentacoli, il 5 di bastoni, l'8 di bastoni e il 10 di spade. Allora, qui ragazzi, con la carta del matto si parla di nuovi inizi, si parla di nuove avventure, di molte volte fa anche riferimento al bambino interiore e considerato che abbiamo anche la carta del sole, per molte persone potrebbe essere così, dove c'è una sorta di studio, perché abbiamo anche questo fante di pentacoli, approfondimento, di analisi interna, mi verrebbe da dire, per quello che riguarda proprio il vostro modo di o aver iniziato e vissuto la vita fino a qui, oppure il nuovo modo di vivere la vita da qui in avanti. E vi dico questo perché a fine linea c'è anche un 10 di spade, che è un 10, quindi è una carta di chiusura cicli, quindi di qui iniziamo con un ciclo nuovo e di qui ci si appresta a chiudere il ciclo della sofferenza, perché normalmente il 10 di spade, essendo appunto spade, parlano di sofferenza e qui si va a concludere questo tipo di ciclo, ok? Il fante di pentacoli, come vi ho detto, sento che per molte persone sarà un andare a fondo, è la carta dell'apprendista, la carta di colui che studia, che si dà anima e corpo a qualche cosa. Suppongo che questo qualche cosa sia proprio il vostro bambino interiore, vedendo così. Adesso poi andiamo a vederlo con i mini tarocchi, spiegando un po' meglio, però. Abbiamo il 5 di bastoni. Allora, il 5 di bastoni, sento che qui sarà un po' una nota di distrazione rispetto a questo studio, nel senso che sento che ci saranno diversi interessi che potrebbero iniziare o diverse, diciamo, cose che capiteranno nella vostra vita e che potrebbero destare il vostro interesse, ma potrebbero essere delle distrazioni, ok? Riguardo a quello che è il vostro studio interno e di anche lavoro proprio di zone d'ombra, perché quando si fanno i lavori sul bambino interiore sono i lavori sulle zone d'ombra, ok? Andiamo poi avanti con questo 8 di bastoni e appunto terminiamo con questo 10 di spade. Io qui sento che con l'8 di bastoni ci sarà qualcuno che prenderà una determinata consapevolezza e comunicherà qualche cosa, ok? Ci sarà come tenete presente che l'8 di bastoni è la carta prima del 9. Il 9 è quell'energia che si difende. Se vi ricordate la figura, è una figura che si afferra così ad un bastone e ne ha altri 8 dietro, in quanto si sta facendo una barricata, si sta difendendo. E qui è il comunicare quelli che saranno poi i paletti. Sento che è un po' come il capire in questa prima parte del 2023 dove arrivate voi e da dove possono cominciare gli altri. È un po' come il risanare questa forza interna, perché comunque avete la carta del sole, c'è come una propulsione interna da dover far esplodere, come vi posso dire? Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Allora, io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, abbiamo la carta della temperanza, un fante di coppe e un re di coppe. Credo che qui si tratti di
ripeto, far crescere il vostro bambino interiore, perché qui si passa da un fante a un re. Quindi è un bel percorso e si fa attraverso la carta della temperanza. Quando c'è la temperanza si parla sempre di una guarigione, magari per qualcuno può essere una guarigione di tipo proprio fisico, oppure più normalmente si parla di una guarigione di tipo spirituale, di tipo un po' più astratto. E le due coppe rappresentano la parte maschile e la parte femminile. Qui si tratta di sì, rimettere in equilibrio il vostro lato femminile, che è quello aperto, quello che accetta, con il vostro lato maschile, che è quello che in realtà protegge, ok? Quindi è un po' come trovare il giusto equilibrio tra apertura e chiusura nei confronti degli altri e nei confronti di protezione verso se stessi. Andiamo avanti con il fante di pentacoli, per piacere. Allora abbiamo una regina di bastoni, eccolo qua il 9 di bastoni. E questo è proprio quello che vi dicevo. Qui ci sarà qualcuno che prenderà il proprio potere personale. Si imparerà probabilmente a mettere determinati paletti, a mettere i muri, a capire fin dove possono entrare gli altri e fino a dove no. Tenete presente che quando c'è la regina di bastoni, è come se qualcuno qui stesse studiando il modo, perché ha ben presente che sì, è giusto mettere i paletti, sto capendo dove mettere i paletti, ma qui devo capire come comunicare questi paletti. E la regina di bastoni, che normalmente viene rappresentata con un gatto nero, proprio per ricordare che è una di quelle donne ammaliatrici che un po' stregano, no? È un po' come se vi suggerissero di far leva su quello che è il vostro lato femminile per migliorare questo tipo di comunicazione, perché qui comunque la carta del sole vi ricordo che è una carta di tipo yang, di tipo maschile. mm? E anche qui comunque avete due figure maschili. Andiamo avanti, vediamo il 5 di bastoni. Abbiamo un 3 di bastoni e un 10 di pentacoli, wow. Ah, sì, beh, suppongo che tutte queste distrazioni, come le ho chiamate prima io, di questo 5 di bastoni, siano dovute al fatto 3 di bastoni. Parla di fare un viaggio di tipo fisico o di andare verso l'espansione e avendo poi il 10 di pentacoli, qui si parla di una completezza a livello fisico, pratico, monetario. Normalmente è una carta che parla di famiglia allargata o di gruppo, quindi qui potrebbe fare riferimento magari a una situazione di lavoro. So che questa è una lettura spirituale, però può esserci un qualche tipo di studio, comprensione, un nuovo inizio che per voi sarebbe un processo a livello spirituale, ma diciamo dal punto di vista pratico terrenale potrebbe essere una questione di lavoro. Però ecco, c'è la voglia di espansione, si sta studiando come difendersi e come andare avanti, io credo. Adesso arriviamo a questo modo di comunicare, l'otto di bastoni. La morte al contrario, qui si parla di cambiare attitudine nel modo di dire le cose, io suppongo. E vi faccio presente che il 10 di spade è l'arcano minore della morte, ok? Poi abbiamo un 6 di bastoni al contrario e un 6 di spade. Quindi qui si tratta di, probabilmente per qualcuno, capire come iniziare un percorso nuovo, perché abbiamo un'altra carta di viaggio, un'altra carta di allontanamento e di distacco, che essendo comunque una carta di spade parla di un distacco di tipo mentale. E qui vi dico, la morte, che il fatto che sia al contrario, è un po' il preambolo, se vogliamo, di questo 10 di spade. Ci si sta preparando probabilmente a lasciare un'idea, a lasciare un atteggiamento, a lasciare un comportamento, perché avendo il 6 di bastoni al contrario, ci si è resi conto, probabilmente attraverso lo studio del fante di pentacoli, che questo tipo di atteggiamento o di comportamento che c'è stato fino ad adesso non hanno portato al successo e quindi ci si allontana un pochettino o dal tipo di comunicazione che si è avuto fino adesso e quindi si cambia il modo di comunicare. Ok, andiamo a vedere questo 10 di... Grazie. 5 di bastoni nuovamente.
Sì, è un po' come se si lasciassero indietro. E 5 di pentacoli, 2, 5. 5, 5 fanno 10. Sento questa energia un po' combattuta, un po' triste, perché vi ricordo che qua state lasciando indietro il ciclo di tristezza. Ed è qua. Probabilmente si tratta di aver perso se era un progetto, se era un'idea, un qualche tipo di lavoro che avevate mantenuto fino ad adesso, si tratta un po' di cambiare quel tipo di realtà. Sento che per pochi è una questione dedicata, diciamo, alla vita pratica, per molte persone è proprio un'attitudine con la quale ci si presenta al mondo. Ok, andiamo a vedere mese per mese una scansione temporale degli eventi e anche qui vi ricordo che il tempo è fluido, quindi se nei tarocchi viene fuori una cosa a febbraio, può essere che per qualcuno sia febbraio, per qualcun altro magari sarà marzo o aprile e per qualcun altro invece potrebbe già essere magari alla fine del 2022. È per quello che pubblico gli oroscopi un po' prima. Va bene, andiamo a vedere Fante di bastoni per gennaio, poi abbiamo un re di bastoni a febbraio, un 8 di spade a marzo, un imperatore per aprile, andiamo a vedere maggio e giugno come terminiamo il periodo. La carta degli amanti, c'è un'altra volta il 5 di bastoni, questa volta al contrario la ruota della fortuna. Interessante. Allora, partiamo con questo fante di bastoni a gennaio. Il fante di bastoni è sempre un'energia molto entusiasta, molto allegra, passionale, con tanta voglia di fare, con tanto potenziale, mi verrebbe da dire, ok? E penso che faccia riferimento a questo matto, perché l'inizio è qualcosa che comincia, è qualcosa che qui anche avevate il fante, quindi può essere che si tratti magari proprio di un nuovo percorso di studi. Guardate che caso, qui abbiamo Fante e Re di Coppe subito così appiccicati e qui abbiamo Fante e Re di bastoni. Allora, per qualcuno, e qui abbiamo anche la Regina di bastoni tra l'altro, per qualcuno fa riferimento, come vi dicevo, o a una situazione lavorativa e il Re di bastoni potrebbe essere un capo che a febbraio in qualche modo, vediamo poi dopo con i mini tarocchi come influirà, o potrebbe essere una questione a livello familiare, perché comunque il 10 di pentacoli parla di un gruppo allargato, quindi può essere o la famiglia in senso grande, con nonni, zii, figli di lui, figli di lei, oppure è un gruppo di lavoro, appunto, perché comunque è una carta di pentacoli, ok? Allora, andiamo poi avanti con il re di bastoni, che come vi dicevo sarà a febbraio e suppongo che faccia riferimento o a una vostra presa di potere, visto che c'è lo stesso tipo di evoluzione. Quindi se qui era più una cosa, diciamo, da un punto di vista proprio spirituale, qui comincia a diventare un'azione. Cominciate, come vi posso dire, a fare questo tipo di movimento in avanti verso l'espansione di voi stessi. Diciamo che a marzo, con questo 8 di spade, vi dico che ci sarà qualche cosa che vi potrà dare delle preoccupazioni. L'otto di spade comunque parla sempre di qualcuno che vede più negativo di quello che realmente è la situazione, perché la figura viene rappresentata bendata. Ci sono delle cose che voi non riuscite a vedere, che voi non riuscite a captare, a percepire. Potrebbe essere per dei condizionamenti che avete ricevuto, appunto, o da parte di una persona più grande di voi, di un tutore, potrebbe anche essere comunque il vostro partner, o la vostra partner, quindi. Però ecco, sento che c'è una sorta di momento di defiance, un po', come vi posso dire, un po' nell'ombra, ma per questo tipo di energie, tenete presente che l'otto di spade parla sempre anche di sensi di colpa. Lo sento un po' collegato, perché guardate, sono due carte molto simili, sono anche cascate una sotto l'altra. In qualche modo c'è una sorta di protezione all'interno o intorno alla, no, all'interno, all'intorno era, intorno alla persona.
Quindi questa rappresenta una gabbia di tipo mentale, quindi è una gabbia che ci autocreiamo perché crediamo di non poter andare oltre, di non aver possibilità, crediamo di avere le mani legate. E qui invece si tratta di mettere delle barriere da un punto di vista proprio fisico, anche energetico, però nel corpo fisico, quindi magari fare le sfere di luce intorno a voi, piuttosto che indossare le pietre come l'ossidiana, piuttosto che fare qualche cosa proprio a livello fisico, ma per il vostro campo energetico, e qua lo sento, ok? E questo lavoro, perché vi renderete conto di essere un po', come dire, scoperti, perché questo è quello che è il passaggio che farete, e arriverà ad aprile una vostra sicurezza maggiore con la carta dell'imperatore, una vostra stabilità. È come se diventasse concreto qualche cosa, o qualche tipo di atteggiamento che si lasciava qui, qualche tipo di comunicazione che vedevamo qui con l'otto di bastoni. Lo andiamo a vedere subito con i mini tarocchi. Abbiamo poi a maggio la carta degli amanti al contrario. Qui si potrebbe parlare di una sorta di disequilibrio da un punto di vista emotivo, emotivo perché comunque abbiamo un 10 di spade. In realtà la parte pratica la sento, mm, cioè pratica intendo la vostra stabilità da un punto di vista non solo fisico e concreto, ma anche di primo chakra, ipotesi. Il primo chakra comunque lo sento solido, quello che riguarda la casa, quello che riguarda la struttura, le radici, i propri punti saldi nella vita. Difatti poi finiamo... eh, Scusate. Credo di avere delle allergie perché tra starnuti e colpi di tosse. Allora, abbiamo questo 5 di bastoni, dicevo al contrario, lo vediamo qui, quindi tante distrazioni che sento ragazzi, portate pazienza, ma ancora a giugno questa ruota della fortuna non si concretizza, è girata al contrario, è un inizio, è nell'aria, però diciamo che come vi posso dire, non si avvera ancora, non si realizza, non è un reale cambio. Diciamo che potrebbe essere una chiusura da un punto di vista appunto di questa sofferenza emotiva perché voi avete cambiato il vostro interno, avete curato il bambino interiore, però da un punto di vista della vostra realtà esterna c'è ancora un attimino da aspettare per vedere questo tipo di stabilità da un punto di vista emotivo, perché quello pratico sento che in un certo modo lo raggiungerete, però è come se ci fosse una sorta ancora di disequilibrio da lavorare tra la vostra parte maschile e la vostra parte femminile, ovvero tra la parte, diciamo, quella femminile, quella ricettiva, quella che ama, quella che sente, quello che fa il lavoro delle zone d'ombra, quella che purga il dolore, mentre la parte maschile è quella che agisce, che fa, che mette in moto, che organizza, che pianifica, che comprende, che capisce. Ok, quindi andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Andiamo a spiegare carta per carta. Allora, il fante di bastoni è spiegato da un 5 di spade e da un 6 di coppe. Wow. Allora, per qualcuno questo fante di bastoni potrebbe anche rappresentare una persona vicino a voi, se non fosse una sorta di atteggiamento, però quello che sento è... Guardate, c'è un 6 di coppe, quindi è qualcuno che in qualche modo, o un atteggiamento, ripeto, che avete voi, che in qualche modo vi accompagna da molto tempo. E questo atteggiamento sento che è un po' conflittivo con questo 5 di spade. Probabilmente avete l'entusiasmo necessario che serve per intraprendere questo nuovo inizio, questa nuova visione di voi, ma vi manca un po' di concretezza, ma è qui, è ad aprile, portate pazienza, arriva. Andiamo a vedere di bastoni, se è più un'attitudine... quante carte. Allora, abbiamo una regina di coppe, la carta della stella, la regina di spade, scusate, l'eremita al contrario. Mm. Allora, credo che qui a febbraio ci sia, perché abbiamo la carta della stella. Può essere che ci sia una sorta di desiderio compiuto, può essere che ci sia una sorta di balzo in avanti, mi viene da dire, per quello che riguarda il lavoro della temperanza e di riequilibrio. Perché? Perché abbiamo comunque tre figure
con una forte carica femminile e una figura con una carica maschile qui che è a testa in giù, ok? E ripeto, qui avevate anche la regina di bastoni e lo sento un po' collegato come al prendere il potere personale del vostro lato femminile, come se qui qualcuno si rendesse conto di alcune dinamiche che si sono intraprese nel passato a livello mentale, in quanto donna, uomo o donna che siate, è quello che voi captate, percepite, elaborate della donna o della madre anche, perché comunque può anche fare riferimento a quello. C'è qualcosa qui che cambierà prospettiva. Mm? Andiamo a vedere l'otto di spade, che è per marzo. Ok, ok. Allora abbiamo un 3 di pentacoli al contrario e la carta del carro. Io sento che qui qualcuno andrà un po' giù perché probabilmente c'è questo inizio forte. Avete tutte l'energia, il fuoco proprio per far nascere questa cosa. Iniziate a febbraio a prendere potere, a capire come migliorare il vostro lato percettivo, come migliorare il vostro lato di accoglienza, il vostro lato anche di madre verso voi stessi. Però qui probabilmente, non vedendo dei risultati concreti, perché abbiamo comunque un 3 di pentacoli al contrario, c'è qualcuno che sta meditando da che parte andare. E fate attenzione perché normalmente quando si sceglie non si dovrebbe mai scegliere in un momento di rabbia, di tristezza o di estrema gioia. Bisognerebbe sempre fare le scelte più importanti della vita in un momento di calma e di pace, ok? Perché poi si rischia di fare scelte, se no nel primo caso, che, insomma, che non siano proprio in linea, no? Sono dettate più che altro da un sentimento vissuto in quel momento. E quindi il carro vi dice che è un po' come il cercare di capire da che parte andare, come probabilmente creare questa vostra sicurezza. Andiamo a vedere l'imperatore. Re di coppe al contrario, qui avete la regina di coppe. E 4 di pentacoli. È come se qualcuno cercasse di fare questo lavoro, come vi dicevo, di riesame, anche di se stessi, perché l'otto di spade è proprio la carta dell'auto boicottaggio, è qualcuno che si dà tutti i sensi di colpa, che è un po' tipico della codipendenza, credere che tutto sia colpa nostra. Cioè, in realtà poi è così, nel senso che non è colpa, ma è responsabilità, nel senso che noi creiamo la realtà che pensiamo, il nostro modo di pensare crea la realtà. Se io penso che non troverò mai la persona giusta per me, ragazzi, quel tipo di realtà state manifestando, eh? State manifestando quel tipo di realtà e qui lo vedo, è un po' come il ok, ma non vedo bene che cosa mi sta portando fuori strada, che cosa non mi permette di rendere reale la mia realtà e qui lo vedrete, qui lo conoscerete. Vi renderete conto che è proprio la parte affettiva, secondo me, la parte empatica, la parte di voi stessi che non state ascoltando. Guardate, abbiamo poi gli amanti. Andiamo a vedere gli amanti perché gli amanti mi parlano di equilibrio, armonia. Abbiamo il 9 di spade e il fante di pentacoli. Di nuovo il fante di pentacoli, eh? Sì, ragazzi, guardate, io credo che a maggio ci sarà veramente un riequilibrio del vostro divino maschile e del vostro divino femminile. Abbiamo un 9 di spade che è la carta precedente, il 10. Qui c'è qualcuno che si sta rendendo conto che certe cose sono passate, certe cose sono finite e ci si sta prestando alla chiusura appunto di questo ciclo. È come se iniziaste a lavorare la vostra sicurezza personale, sia da un punto di vista pratico, quindi l'indipendenza mi viene anche da dire, quello che vuole fare la vostra essenza. Sento che molte persone si riavvicineranno alla vocazione della propria anima. C'è una carta in degli oracoli che dice a dire il vero. È un po' come se in questa prima parte del 2023, a livello spirituale, vi rendeste conto delle cose a cui era necessario dare importanza e le tiriate fuori.
diate una nuova voce a quello che è la vostra parte, se vogliamo, un po' in disarmonia. E qui vediamo due carte di forte guarigione, di forte equilibrio psicofisico. Andiamo a vedere il 5 di bastoni per giugno. Abbiamo un cavaliere di bastoni e un re di pentacoli. Allora, per qualcuno le distrazioni potrebbero far riferimento a una persona che, o due, perché sono comunque due figure, che potrebbero appunto distrarvi o fare, mi viene da dire mettervi i bastoni tra le ruote, perché c'è comunque un cavaliere di bastoni. Normalmente i cavalieri di bastoni sono associati agli amanti, alla passione, a chi fa un movimento proprio anche da un punto di vista fisico, no? Mentre il re di pentacoli è una persona che aiuta, che viene in soccorso, e abbiamo una ruota della fortuna al contrario. Credo che ci sarà una persona, e potrebbe di nuovo essere questa regina di bastoni come energia, diciamo, nella parte principale, o questi due fante e re di coppe, perché anche qui abbiamo due figure. Credo che ci sarà una persona che a giugno voglia aiutarvi, voglia darvi una mano, però in realtà ehm, sarebbe meglio, insomma, non farsi coinvolgere troppo in questo tipo di relazione di scambio, perlomeno per il periodo di giugno, perché è un po' come se rallentasse la situazione, la vostra evoluzione, il vostro avanzamento, diciamo, ok? Però ragazzi, avete solo come energia di base, ci sono nuovi inizi, si chiudono cicli e si va verso la carta degli amanti, verso l'amore, l'armonia, l'equilibrio. Ok, andiamo a vedere un oracolo per vedere che consiglio vi vogliono dare in chiusura e poi andiamo a vedere una carta dei guerrieri di luce. Oh, che bello, abbiamo rinascita. Allora, carta numero 24. Guardate, questa carta è molto particolare, se ci fate caso. Si è strappata il cuore, o qualcuno gli ha strappato il cuore. E ha tutti questi segni che potrebbe essere visto come la ferita, tutte le ferite che questa persona ha. E qui si parla appunto di rinascita. Avevamo anche qui la carta della morte e la carta del 10 di spade, ok? Quindi ci si appresta a quello che è un nuovo periodo positivo, positivo. Ci sono gli amanti, ragazzi. Poi abbiamo, ecco, lo schema. Qui bisogna individuare qual è lo schema. È una carta numero 22, magari a qualcuno serve. Quali sono gli schemi che non funzionano o che avete usato fino adesso e non hanno funzionato e che sono da cambiare? C'è da portare in equilibrio qualche cosa che finora non ha funzionato. C'è da portare in equilibrio degli schemi di comportamento, di reazione o di accettazione, perché qui può anche essere che qualcuno abbia accettato più di quello che in realtà volesse o fosse disposto ad accettare, ok? Quindi è per quello che c'è da lavorare anche sull'amor proprio con la carta degli amanti. Wow! E poi abbiamo la carta numero 12, cambio di energia. Avete tanti due, 12, 24 e 22. E 24 è il doppio di 12. Qui avevate 5 e 5 che fanno 10. Non so, io non sono una numerologa, però mi affascinano queste cose. E potete cercare su internet qualche informazione in più se vi appassiona. Qui si tratta di cambiare l'energia ed è proprio quello che arriva. Si va verso una vibrazione più alta. Per qualcuno si inizia, perché avete la carta del sole, parla di azione, si inizia a concretizzare questa idea di guarigione. È come se qualcuno avesse un'idea della propria realtà, della realtà che vuole vivere, e da adesso in avanti fosse disposto a lasciarsi indietro tutte quelle energie che non corrispondessero più alla propria vibrazione. Tutto quello che non fa crescere si taglia. Fondamentalmente un po' perché rendetevi conto che qui avete anche due regine, una regina a febbraio, la regina di coppe che è quella che ama, è l'archetipo della madre, la sottocarta dell'imperatrice, e poi abbiamo la regina di spade che è colei che taglia, è colei che non si fa scrupoli e arriva dove deve arrivare, e se ci sono delle energie che sono pesanti, semplicemente chiude il ciclo, non servono, via, senza troppi sentimentalismi, ok?
Wow! Qui è la vostra sopravvivenza, eh? Qui è la vostra sopravvivenza. Tenete presente che quando saremo tutti, quando saremo alla fine dei nostri giorni, l'unica persona con la quale faremo i conti saremo noi stessi. Quindi saremo noi che ci pentiremo di non aver fatto cose, ci saranno i rammarici, ci saranno anche i premi del tipo: ah, sono contento di aver fatto quella cosa lì, pensa se non l'avessi fatto. Quando ho fatto quella cosa lì mi ha portato questo, mi ha portato quello. Quindi anche lì non fatevi condizionare troppo dalle aspettative degli altri. Andiamo a vedere un'ultima carta. Gratitudine. Scusate, l'amore universale brilla attraverso i miracoli della vita tutto intorno a te. Quindi è un po' come se vi dicessero: credete nei miracoli, ok? Perché effettivamente possono succedere. Io, facendo i lavori sulle credenze limitanti, mi sono proprio resa conto che ci sono persone che non credono che i miracoli siano possibili. Ed è un po' come dire: ma sì, vediamo se succede un miracolo, e non crederci, cioè cosa lo dite a fare? È come quelle persone che giocano magari al gratta e vinci e dicono: ma sì, gioco tanto per giocare, tanto so che non vinco. Ma se già si parte con quell'idea di non vincere e non credete nella possibilità di vincere, cioè non giocate, perché sprecate i soldi. Gratitudine. Allora, poi abbiamo saggezza. Wow, anche questa. Vedete il vostro avversario come un'opportunità per espandere la tua luce interiore. E qui mi viene in mente l'esercizio dello specchio. L'esercizio dello specchio funziona così. C'è qualche cosa che vi dà fastidio negli altri? Facciamo finta che vi dia fastidio, non lo so, che la persona urli, vi dà fastidio che una persona, che gli altri urlino. Dovete chiedere: ok, però perché questa cosa dà fastidio a me? Che cos'è di me che non ho elaborato per quello che riguarda le urla, per quello che riguarda l'alzare la voce, l'infervorarsi o l'arrabbiarsi? E questo è un esercizio per capire che cosa dentro di voi non avete ancora elaborato. E poi abbiamo, e per sviluppare la saggezza. E poi abbiamo pazienza. Ecco, sii paziente, qui abbiamo la carta della temperanza, e permette al destino di svilupparsi ai suoi ritmi, diciamo così. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata utile per darvi, insomma, un orientamento. E se volete supportare il canale potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!